Ciao a tutti ragazzi, buon weekend e bentrovati. Questa notte abbiamo visto il keynote speech del Pro Tour Las Vegas, in cui ci vengono date, come in tutti i keynote speech, una buona quantità di informazioni sia sulla nuova espansione e sia su Flesh and Blood in generale. Io in questo video voglio sintetizzare gli aspetti prettamente competitivi di quel keynote speech e andare a vedere quindi le carte che ci hanno spoilerato, i nuovi eroi e poi tutta una serie di informazioni che secondo me sono utili e che per chi gioca attivamente in modo competitivo possono essere molto interessanti e soprattutto darvi una mia opinione e discuterne. Quindi ragazzi, senza indugiare oltre, andiamo a vedere le nuove carte, i nuovi spoiler che sono già caricati su Fabrari e andrò in ordine, non le vedrò carta per carta ragazzi perché sennò facciamo notte, ma andiamo a vedere le cose più interessanti. Vado in ordine. In primis, l'unica gemma, e l'ha dichiarato James White nel suo video, l'unica gemma che dà 4 pitch di colore viola, quando viene pitchata si perde una vita, ovviamente una Shadow Resource. Poco da dire qui, sicuramente un'ottima carta per abilitare Vincent e qualsiasi altro eroe che verrà eventualmente in un futuro, che lavorerà e che funzionerà sul perdere vita. Hanno ristampato l'Arcnet Shard, anche in questo caso una gemma Legendary Viserai Specialization, quindi la può giocare soltanto Viserai, quando viene pitchata crea un rule. Anche qui ragazzi, poco da dire, la conosciamo, è una carta più che nota. Primo eroe, Levia, oltre a una nuova veste grafica che a me piace tantissimo, sia questa che la versione adulta che è stata fatta vedere nel keynote speech, l'eroe fa sempre la stessa cosa, quindi se una carta da 6 o più viene messa nella Banish Zone non si perde vita dal Blood Depth, e per quel turno ovviamente. Ovviamente qua va tutto in sinergia con la meccanica Blood Depth, sia lei che gli altri eroi. Quindi, prima carta per Levia che è stata fatta vedere, Blood Harvest. Costo 3, attacca per 6, difende 0, in instant la posso bandire dalla mano e ottenere 3 risorse, ovviamente Blood Depth. Vedo questa carta, come poi andremo a vedere anche altre che sono state pubblicate, e sono sempre più convinto che Levia non vuole limitare il suo Blood Depth, ma anzi vuole avere tanto Blood Depth per abilitare le carte più forti. Io spero che ci saranno delle carte, ad esempio l'Hydra di qualche espansione fa, di cui non ricordo ovviamente il nome, che costava 6, attacca per 13 e ti fa tanti danni quanto 13 meno il Blood Depth che hai quando attacca. Ecco, carte così forti, cioè 2-3 carte per 13 e potenzialmente senza prendere danni, ecco, quello penso sia dove vuole arrivare Levia, o dove dovrebbe arrivare. Questa carta si scarta da sola, ti dà 3 risorse, va direttamente nella Banish, quindi non passa per il cimitero, che può essere un bene o un male, lì ovviamente a seconda delle carte che si hanno in mano, e ci fa subito andare avanti col Blood Depth. Passiamo a Malice. Ok, qui abbiamo qualcosa da dire. In primis, Shadow Necromancer, un po' ce lo aspettavamo. Viene fuori con il suo Armory Deck, quindi un ottimo punto di inizio, anche perché simile a Gravy Bones agli alleati, perché è un necromante, e ha alleati zombie. Quindi, come azione, pago 1, tappo l'eroe, fino alla fine del turno posso giocare un target zombie from your graveyard. E ovviamente go again. Quando uno zombie che controllo muore, lo banish faccia in giù e creo un Corrupted Corpus nella Banish Zone che vi faccio vedere subito. E questo alleato. Ovviamente c'ha Incarnate, nel senso che io non posso inserirli nel mazzo perché vengono generati appunto dall'effetto della morte degli alleati. Quando attacca prende Go Again e ha Blood Depth. A differenza di Levia, Malice al momento non ha modo di limitare i Blood Depth. Quindi secondo me sarà difficile riuscire a, come dire, bilanciare il numero di alleati da giocare, perché morendo vanno ad abilitare questi corpi, questi Corrupted Corpus, che hanno Blood Depth e non è evitabile. Quindi già si possono immaginare un paio di strategie, ad esempio contro chi vuole andare aggro può aver senso
vomitarli via via e giocarli. Chi vuole andare fatigue invece può aver senso un po' simile a quello che fa Kassai con i Sintari Sellsword, ammassarne 3 o 4 e poi cercare di giocarli insieme, se sarà possibile farlo, ovviamente. Viene anche la sua arma, Vox Necropolis, che tra l'altro mi piace un botto il nome, non so per quale motivo. Durante l'action phase, i zombie che ho giocato dal cimitero o dalla Benison entrano nell'arena tappati e attaccanti. Inoltre i zombie che controllo ovviamente possono attaccare essendo tappati e pagando 1. E insieme a Malice e al Corrupted Corpus hanno anche spoilerato il primo alleato zombie. Quando si colpisce un eroe con Restless Magister, l'eroe deve banisciare una carta dalla sua mano. E c'è la parola chiave Decay. Quindi a differenza degli eroi di Gravy Bones che hanno quella vita e potenzialmente rimangono in campo per tutta la partita, Decay fa perdere un punto vita all'alleato. Penso sia un pochettino più forte, paradossalmente. Per quale motivo? Perché pone una domanda all'avversario. Mi attacchi me, quindi attacchi Malice, e mi lasci per 2 turni, 3 turni lo zombie in campo, oppure attacchi lo zombie? A differenza ad esempio di Gravy Bones, dove non viene posta una domanda all'avversario, ma semplicemente ammazzami l'alleato, perché non c'è una meccanica di decay che fa perdere vita. Ogni volta che si pone una domanda all'avversario, l'avversario rischia di sbagliare. Quindi per questo la meccanica decay mi sembra un pochettino, come dire, sia apparentemente più debole, probabilmente a livello assoluto lo è anche, ma ha questa sottile linea di mind game che se a me non dispiace, devo essere sincero. Benissimo. Passiamo quindi al terzo eroe che è stato fatto vedere, che è un pochettino la star dell'espansione, sia da un punto di vista di lore, e poi casomai ci farò un video a parte, poiché questa espansione è impregnata di storia, di Flesh and Blood, della regione di Rata e quant'altro. Quindi, è un eroe che si flippa. Questa è la prima versione, nel senso è come inizi il game. Ogni volta che si crea uno o più Runechant, banisci la carta dal cima del mazzo. Se ho creato 3 o più Runechant, allora questo turno posso attraversare. Penso che attraversa si traduca con attraversa il portale. Attraversando il portale o facendo traverse, ci si flippa in Viserai Usurper. Il primo attacco con Blooded che gioco ogni turno prende Goegen. All'inizio della fase finale, se ho creato o attivato un Gate to Hyratel a questo turno, ovviamente You May Traverse, e quindi immagino che si torna indietro. Il gioco è sostanzialmente fillare la Banish Zone, quindi con questa versione, e giocare gli attacchi dalla Banish Zone con quest'altra versione, creando appunto questi gate. La cosa forte è che gli attacchi che si giocano con Blooddept hanno ovviamente Goegen, quindi posso ovviamente fare dei turni molto forti in questa versione. Piccola chicca di lore che mi viene a mente, la versione normale The Forsaken è uno Shadow Rumblade Hero, mentre invece Usurper è un demon. È un demone. Anche lì penso che nella lore capiremo i motivi. Insieme ovviamente alla versione adulta c'è anche la versione giovane, che ha ovviamente un'arte diversa per quanto riguarda la versione iniziale, Viserai Between Worlds, ma Usurper è ovviamente lo stesso, poiché la vita ovviamente è la stessa dell'eroe principale, suppongo. Anche in questo caso viene spoilerata una carta Majestic dedicata appunto allo Shadow Rumblade. Si spica il Gloomblade può essere giocata dalla Banish Zone. Se si usurpa, che ricordo essere la meccanica dove si distrugge un Runechant per attivare un effetto additivo, questo attacco prende +2 e va quindi a uno 0x4. Goegen con l'effetto di Usurper, quindi classico 0x4. Inoltre, se è stato giocato alla Banish Zone, quando attacca posso cercare il deck per un'aura con Runechant nel nome e metterla nell'arena, quindi mischiare. E ovviamente abbiamo tutta una serie di Runechant di cui già sapevamo, ma che adesso vengono tutorati, poiché sono carte che inserisco nel mazzo e non bloccano, sono instant. Prendiamo ad esempio questa, che secondo me è uno dei più forti,
nel momento in cui viene usurpato, draw a card. Quindi che succede? Già così possiamo vedere una piccola combo, no? Io ho questa nella Banish Zone, la attacco 0x4 perché faccio usurp, aggiungo again, vado a cercarmi un Runechant, scusate, e se avessi questo già nel campo pescherei anche una carta. Una sorta di snatch potenziato, per intenderci. Ovvio che è una piccola combo, cioè devo avere questo Runechant per terra, devo avere quello nella Banish, cioè non è immediato, ma è possibile. Quindi ci dà un'idea del potenziale che può essere raggiunto. Quindi, questo per quanto riguarda il blocco dei tre eroi. Non mi sbilancio adesso sulla questione meta, perché non abbiamo ovviamente tutte le carte, non abbiamo gli expansion slot, quindi non lo so il meta come evolverà in questo caso. E quindi ce lo vedremo più avanti in un video dedicato quando avremo più carte, ragazzi. Andiamo a vederci qualche altra Majestic. Corrupt and Conquer, che è sostanzialmente Command and Conquer condizionato all'essere giocato dalla Banish Zone. Quindi nel caso in cui io lo gioco dalla Banish Zone, di fatto è Command and Conquer, cioè le defense reaction non possono essere giocate su questo chain link, e quando colpisce un eroe vanno banishate tutte le carte nell'arsenale. Quindi mi raccomando, in questo caso è banish, non destroyed. Inoltre l'unica parte condizionale è la defense reaction part, quella sulle defense reaction. La parte della distruzione o del banish delle carte invece non è condizionale. Questa carta ha ovviamente Blood Debt, è una shadow action, quindi possono giocarla tutti e tre gli eroi. Così come una shadow action Open the Gate to Hyratel. Quando colpisce o viene giocata dalla mano o dal deck, si crea un token Gate to Hyratel. Giusto per farvelo rivedere, il gate è questo: in instant pago 1, lo distruggo, posso giocare una action card con Blood Debt dalla Banish Zone questo turno, non un attack, una action card. Abbiamo Shadow Action, questa è una rara, costo 2, attacca per 4, blocca 3, se viene giocata dalla Banish Zone prende più 1 e quando colpisce si guadagna vita tanto quanto il danno che è stato fatto con lei. Ovviamente Blood Debt. Immagino una carta pensata a... in realtà può essere giocata in tutti e tre, è una blu, blocca 3, quindi siamo contenti. In late game sono costo 2, 4 che va comunque in breakpoint, e se si gioca dalla Banish diventa un 5 con possibilità di guadagnare vita. Secondo me è molto molto carina. Un'altra carta rara, Shadow Realm Harvester, secondo me poco da dire se non che è pensata... in realtà forse più per Levia. Se si gioca dalla Banish prende più 1 overpower. È il livello di potenza di una rara. Non è malvagissima, non mi fa urlare di gioia. Questa invece è molto carina. Sempre Shadow Action, costo 2, gialla, se viene giocata dalla Banish prende più 1 e go again. Con Blood Debt. Più 1 e go again vuol dire che abbiamo un 6 go again costo 2, quindi vuol dire 1 floating per poter fare qualsiasi altra cosa. Se si dovesse mai giocare tunica in uno di questi eroi, vuol dire avere 6 go again, potenziali 2 per fare un attacco d'arma. Ok, mi verrebbe da pensare l'Hexagor in Levia, dove nel caso in cui si riuscisse ad ottenere una risorsa in qualche modo, che potrebbe essere tunica ad esempio, vuol dire poter fare 12 con 2 carte, lei, una blu e l'Hexagor, sì, 12 con 2 carte. Parliamo un po' di Fantafab, ma anche in questo caso è possibile. L'attacco tra l'altro è una base 5, quindi non ci fa impazzire in Levia, ma comunque giocabile. Unbound by Shadow, un'altra rara, molto simpatica, 0x4 ci piace sempre. Quando attacca, se viene giocata dalla Banish Zone, ci permette di creare il Gate to Hyratel. Non ha go again di suo. E poi abbiamo una 3x, quindi un Rainbow del Pull from Beyond. Opta 2, si banish la top card del deck, se è rossa si crea un gate. Questo è molto utile per esempio in Viserai che vuole controllare la top del mazzo, perché va a banishare quando crea un Runechant, uno o più. Su più istanze può banishare più volte, suppongo. La domanda è, sarà fatigabile? Perché ogni Runechant vuol dire che io non posso crearne 10 o 100 o 1000, perché sennò finisco il mazzo. Va anche lì, secondo me, centellinato il numero di Runechant da creare. Però è tutto da vedere, ragazzi. Tutto assolutamente da vedere. Levia, che
che ottiene un attacco molto forte, che non so perché non c'è, vediamo se lo trovo. No. Sostanzialmente ottiene un attacco 0x7, se riesco ve lo metto ve lo metto qui vicino al token per farvelo vedere. Un attacco tipo 3x7, on hit, non è una specializzazione, qui non è leggendaria, quindi 3 copie, rosso 3x7 o 2x7. Se hit crei questo token, Blasphomet. È unique, quindi non si possono ovviamente vomitare più Blasphomet sul terreno. Una volta per turno posso giocare una carta con Bloodbath dalla Banish Zone, cioè sostanzialmente la stessa cosa che fa Levia quando si trasforma, adesso può farlo durante la partita con un token 6/6. Alla fine dell'end phase posso banishare una carta dalla mano, se non lo faccio, o meglio, se non ha Blood Depth questa carta, il token si distrugge. Quindi sì, molto forte, ma ovviamente si può mantenere in campo a un costo. Benissimo ragazzi, quindi questa è la parte ovviamente relativa alla parte costruito tendenzialmente. Abbiamo una cosa importante da dire per quanto riguarda invece il Sage, quindi il formato Sage, perché usciranno due Sage Deck, uno di Viserai, ovviamente questa versione, e uno di Prism, al cui interno ci sarà una meccanica dei un Figment nuovo e mi sembra anche un Arcangelo nuovo. Quindi tenetelo d'occhio se siete dei giocatori di Sage. Come sapete io non amo Sage, quindi sono la persona meno indicata per potervi dire quanto può essere forte o meno in questo formato questi due nuovi eroi. L'ultima cosa da dire, e poi andiamo in chiusura del video, è che alla fine del keynote speech James White ha annunciato una cosa estremamente interessante, ovvero dal 2027, quindi prossimo anno, non avremo solo 2 Pro Tour, ma avremo 3 Pro Tour. Quindi 3 Pro Tour vuol dire in primis, che secondo me è la cosa più importante, vuol dire più soldi nel gioco, quindi un investimento da parte dell'azienda nel gioco in più, il che significa uno stato di salute del gioco positivo e in crescita, e questo ovviamente mi fa felice. Poi, da un punto di vista invece più vicino a noi, avere un terzo Pro Tour vuol dire una terza season per il Pro Tour. Infatti James White lo dice tranquillamente, e oltre ad esserci il terzo Pro Tour ci sarà anche tutta una nuova finestra competitiva per appunto accedere al Pro Tour, il che vuol dire meno tempi morti, simile a quello che stiamo vivendo in estate, no? Abbiamo sì qualche calling sparso, ma di fatto agosto, fine luglio sono dei mesi in cui a livello competitivo local è un po' scarico. E quindi ecco, si inserisce una terza season competitiva che ci terrà impegnati, ci terrà ovviamente al tavolo a giocare, e questo anche qui è una cosa che a me fa piacere da un punto di vista competitivo, perché più si gioca meglio è. Va bene ragazzi, quindi questo è un po' il succo di quello che si è visto. Vi ho dato qualche opinione sparsa, se la condividete non la condividete, se avete visto qualcosa che volete condividere scrivetelo nei commenti. Non vi dimenticate di iscrivervi, possibilmente, come sempre mi dareste una grande mano, commentate, mettete mi piace, tutte cose che all'algoritmo piacciono, quindi vi prego fatelo. E nulla, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Su Instagram metterò gli spoiler mano a mano che usciranno e gli darò una valutazione, un po' come feci con Balda qualche tempo fa. Darò un voto da 1 a 10 andandolo a commentare per creare un po' di discussioni e di confronto, quindi ricordatevi anche di seguire la pagina Instagram, link in descrizione. Ragazzi, come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video. Ciao a